Ciao ragazzi e bentornati al Math Segnale. Oggi parliamo di un certo tipo di enigma che sicuramente tutti avete visto. Questa tipologia, in cui dovete inserire dei segni matematici tra le varie cifre per ottenere un'uguaglianza corretta. Per prendere un po' la mano, vi lasciamo con questo enigma tratto dal sito web Base 5 del professor Gianfranco Bo, dove potete trovare tantissime ispirazioni per la matematica ricreativa e in particolare per questa tipologia di enigmi. Riuscite a mettere dei segni matematici in maniera opportuna per far sì che otteniate esattamente 100? Ci vediamo tra poco. Avete trovato la soluzione? Beh, una magari siete riusciti a trovarla, magari anche due, ma è giusta? Beh, giusta vuol dire avete usato i simboli matematici concessi? E la vostra osservazione è, vabbè, ma tu non ce l'hai detto, e quindi io ho potuto liberamente sbizzarrirmi, per esempio ottenendo una soluzione come questa. Vero? Non abbiamo dato delle regole precise, quindi per prima cosa, prima di addentrarci nel problema di oggi, parliamo un attimino di quanto sia importante fissare le regole del gioco per fare quello che è chiamato un problema ben posto, quindi su cui non ci siano dei dubbi di interpretazione. Per farlo ci appoggiamo a quest'altro enigma, in cui dovete ottenere il numero 6 utilizzando una volta 3,1, una volta 3,2 e così via fino a una volta 3,9. E potete usare dei segni matematici. Ma questa volta vi diamo le regole. Quindi, sfida numero 1. Quali riuscite a completare utilizzando soltanto il segno più? Esatto, soltanto questa. E se adesso vi concediamo il più e il meno? Beh, abbiamo già fatto dei passi avanti. Se mettiamo anche il per? E se vi concediamo anche il diviso? Bene, come vedete non siamo ancora riusciti a completarle tutte. Quindi vi sblocchiamo altre due operazioni. Vi sblocchiamo la radice quadrata e il fattoriale e le parentesi per poter giocare un po'. Adesso provate a completarle. Ci rivediamo qui per iniziare il problema. Come avete visto, in questi esercizi o enigmi, l'uguale è sempre fissato. Nel primo caso volevamo ottenere 100, nel secondo caso volevamo ottenere 6. Il problema di cui ci interessiamo oggi, tratto da questa pagina Facebook, da cui avevamo già preso ispirazione anche per questo video, è il seguente. Immaginate di avere una sequenza di cifre e un set di simboli. I simboli concessi sono il più, il meno, il per, il diviso e le parentesi aperte e chiuse per poter fare le operazioni un po' nell'ordine preferenziale. Soprattutto avete anche un simbolo di uguale, uno solo, che dovrete comunque inserire. Ci sono alcune sequenze, diciamo, buone, per esempio 284, in cui, come potete vedere, se mettiamo l'uguale tra il 2 e l'8 e il diviso tra l'8 e il 4, otteniamo effettivamente un'uguaglianza valida. Ma si vede subito che ce ne sono alcune cattive. Alcune sono banali, per esempio quelle formate da due numeri, perché dovendo mettere per forza un segno di uguale, se quei due numeri sono diversi, sicuramente l'uguaglianza non la ottenete. Ma anche se aumentate il numero, per esempio con 3 cifre, la 274 è una sequenza cattiva, perché se mettete l'uguale tra il 2 e il 7, nessuna delle 4 operazioni fatta tra il 7 e il 4 vi ridà 2. E se lo mettete tra il 7 e il 4, nessuna delle 4 operazioni tra il 2 e il 7 vi ridà 4. Quindi abbiamo effettivamente delle sequenze cattive, quindi non risolvibili. La domanda che veniva posta era questa: ma non c'è una certa lunghezza di una sequenza per cui da quella lunghezza in poi tutte le sequenze sono buone? Cioè, alla peggio mettendomi a provare tutte le possibili combinazioni di simboli, comunque almeno un'uguaglianza valida la trovo? Se sì, è vero che da quel valore in avanti tutte sono buone? E infine, qual è
il valore minimo, se esiste? Andiamo a scoprirlo. Prima di addentrarci nella soluzione, riformuliamo bene il problema. Abbiamo una sequenza di numeri. Noi vogliamo scoprire se c'è un certo numero, che è la lunghezza di questa sequenza, per cui qualsiasi sia la sequenza che voi mi date di quella lunghezza, io riesco effettivamente a piazzare un segno di uguale e gli altri segni di operazione in modo da rendere vera l'uguaglianza che ottengo. Come possiamo fare? Beh, ci sono vari modi per poter approcciare un problema di questo tipo. Il primo problema è che abbiamo 4 operazioni e il segno di uguaglianza e quindi possono davvero variare in molti modi i nostri risultati. Quindi potremmo chiederci, vabbè, se io restringo un attimino il set di operazioni, non è che magari questo risultato è vero lo stesso? Perché chiaramente se ad esempio scopro che già col più e col meno riesco sempre a ottenere un'uguaglianza valida per una certa lunghezza in poi, allora ci riesco a maggior ragione con il più, il meno, il per e il diviso, perché mi basta farlo solo col più e col meno. Quindi cominciamo a cambiare il nostro set da più o meno per diviso, parentesi e chiaramente il segno di uguale a il segno di uguale e solo il più o il meno. Questo non va bene. Purtroppo, in questo caso, riuscite a trovare delle sequenze arbitrariamente lunghe che sono cattive. Ne volete una? Questa, quella che inizia con 1 e poi prosegue con quanti zeri vogliate voi. Perché siamo sicuri che questa è una sequenza cattiva? Beh, perché indipendentemente da dove andiamo a mettere il segno di uguale, a destra avremo come risultato 0, dato che possiamo soltanto sommare e sottrarre degli zeri, e a sinistra, dato che inizia con 1, avremo sempre come risultato 1, dato che possiamo soltanto sommare e sottrarre. Questo è il tipico controesempio, che quindi ci mostra che se la domanda fosse posta con il solo segno più, il solo segno meno e il solo segno uguale, questo valore soglia, oltre il quale tutto è risolvibile, non potrebbe esistere. Caspita, ci tocca complicare un po' le cose. Fallito miseramente il nostro tentativo con il più e il meno, siamo costretti ad ampliare con il per e quantomeno le parentesi per poter accorpare i termini in maniera intelligente. Piccolo momento di pausa. Noi adesso non vogliamo dimostrare il valore minimo, vogliamo dimostrare che questa soglia esiste. Per darvi un'idea, è un po' come se io volessi andare da qua a Monaco e io vi stessi dicendo non so qual è la strada migliore, ma so che se io vado a Parigi e poi da Parigi vado a Monaco, effettivamente a Monaco ci arrivo. È un po' la differenza tra dimostrare l'esistenza di una cosa e trovare quella ottimale. Noi facciamo la prima per adesso. Allora, qual è la strategia che abbiamo intenzione di seguire? La moltiplicazione ha una proprietà molto bella, cioè che se voi moltiplicate qualcosa per 0, rimane 0. Questo ci dice che, per esempio, se in una nostra sequenza abbiamo 2 zeri, allora possiamo mettere l'uguale separandoli e poi semplicemente mettere tutti per. Tanto 0 per qualsiasi cosa fa 0 sia da un lato sia dall'altro. Ok, questa sembra una strada promettente. Peccato che non sempre abbiamo 2 zeri. Ma ci sono altri casi in cui ci va bene? Sì, perché abbiamo i più e i meno. Quindi se, ad esempio, in quella sequenza, invece di avere uno 0, avessimo avuto queste due cifre uguali, beh, avremmo potuto mettere delle parentesi, mettere il segno meno e quella parentesi è ancora uno 0 ai fini del calcolo. Questo vuol dire che anche se abbiamo due cifre uguali, riusciamo a fare la stessa strategia. Ovviamente il principio vale anche con 3 cifre in cui la somma o differenza messa in modo opportuno ci restituisce 0. Sembra un'idea promettente. Vediamo se riusciamo a sviscerarla un po' di più. Quale può essere quindi una strategia vincente? Beh, diciamo che se noi riuscissimo a dimostrare che in una certa lunghezza di sequenze è sempre possibile, tramite somme o differenze, trovare una sequenza di numeri che ci dà 0, allora possiamo concludere positivamente il nostro risultato.
Perché? Beh, facciamo subito un esempio. Immaginiamo che questa lunghezza sia m. Allora, tutte le volte che ne abbiamo una sequenza lunga 2m, cioè il doppio, tutto ciò che dobbiamo fare è mettere l'uguale separandolo in due sequenze di lunghezza m. Abbiamo detto che abbiamo dimostrato che in ognuna di quelle sequenze è possibile trovare una sottosequenza che ci dà proprio come somma 0, quindi le andiamo a identificare, per esempio queste due, le mettiamo tra parentesi e a quel punto, siccome quelle due ci danno come somma 0, moltiplichiamo tutto il resto e otteniamo 0 uguale a 0. Quindi il problema adesso diventa dimostrare che c'è una certa lunghezza per la quale sicuramente all'interno della stessa c'è una sottosequenza che vi dà come somma 0, mettendo in maniera opportuna i più e i meno. Presa una sequenza, partendo dal primo numero, noi mettiamo un segno più se la somma non va oltre il 9. Se no, mettiamo un segno meno. Quindi in questo caso 8 più 2 farebbe 10, quindi mettiamo un segno meno e la somma è diventata 6. 6 più 4 farebbe 10 e quindi mettiamo un altro segno meno e otteniamo 2. Andiamo avanti, 2 più 5 si può fare, quindi mettiamo un segno più e otteniamo 7. 7 più 1 si può fare, andiamo a 8. 8 più 9 purtroppo no, direi che ai noi sarebbe troppo grande, quindi mettiamo il meno, andiamo a meno 1. La somma è negativa. Fa niente, non è un problema. Aggiungiamo 8 perché possiamo farlo e infine non possiamo aggiungere 4, dobbiamo sottrarlo. Abbiamo ottenuto questa sequenza con queste somme parziali. Per adesso non vi dicono niente, ma vi faccio notare una cosa. Queste somme non possono essere dei numeri arbitrari. Per prima cosa non possono andare oltre il 9, proprio perché se la somma successiva va oltre il 9 noi mettiamo segno meno. Quindi ha una limitazione dall'alto di valore 9. E invece dal basso, beh, uno sarebbe portato a dire che la limitazione è meno 9, in realtà è addirittura meno 8. Perché, riflettiamoci un attimo, se in un qualunque momento la somma parziale fosse 0, voi potreste sommare qualsiasi numero, perché ovviamente sommando qualsiasi cifra, essendo al massimo 9, alla peggio vi porta a 9. Il discorso analogo vale per tutte le somme parziali negative. Appena saliamo, per cui appena passiamo con somma parziale 1, l'unico caso in cui saremmo costretti a mettere il meno è se la cifra successiva fosse proprio un 9, e in tal caso avremmo 1 meno 9 che fa meno 8. Quindi siamo sicuri che le nostre somme parziali cadono tra quei 18 risultati possibili. Perché ci serve questo? Lo vediamo nel capitolo successivo. Ma ora che abbiamo spiegato questa regola, andiamo a vedere quali sono le casistiche e perché ci possono essere utili. Abbiamo detto che il nostro obiettivo è quello di andare alla ricerca di una sottosequenza che ci dà come risultato 0. Allora, il caso che abbiamo appena visto non ci dava come somma parziale 0, per cui non è evidente come andarla a trovare, ma lo ripeschiamo tra poco. Facciamo prima un altro esempio, che è questo. Stessa cosa, quindi partiamo da 5, possiamo sommare il 3, quindi lo sommiamo, sottraiamo 8 e otteniamo 0, poi vabbè avremmo da aggiungere 1 e poi 2. Il fatto di aver ottenuto come somma parziale 0 vuol dire che la somma algebrica, quindi con i più e i meno, del termini dal primo fino a quello ci dà effettivamente 0. E quindi non dobbiamo fare altro che racchiudere tra tonde e quella è la nostra sottosequenza che ci dà 0. Quindi, se con questa regola otteniamo prima o poi 0, abbiamo finito. Abbiamo trovato la nostra sottosequenza. Parte dal primo e arriva fino a un certo termine. Cosa fare invece nel caso come quello che abbiamo visto nel capitolo prima? Beh, qui come potete osservare abbiamo due numeri che sono uguali, quei due 7. Ma questo cosa significa? Che partendo da quando eravate a somma 7, ovvero in corrispondenza del numero 5, i termini successivi che state sommando e sottraendo vi hanno riportato a 7. Cioè vuol dire che la somma algebrica di tutti quei termini è 0, perché siete partiti da 7 e siete tornati a se stesso, e infatti 1 meno 9 più 8 fa proprio 0. E quindi anche in questo caso possiamo racchiudere tra tonde e ottenere il nostro 0. Questo ci insegna che se nelle somme parziali otteniamo 0, oppure se otteniamo due volte lo stesso risultato, noi abbiamo concluso.
Ci mancherebbe un caso. Quello come in questa sequenza, in cui se facciamo i conti non abbiamo zeri e non abbiamo delle somme ripetute. Ma la domanda giusta è: non è che questa sequenza è semplicemente troppo corta? Per chiudere il nostro risultato usiamo uno dei superpoteri della matematica, il principio della piccionaia, ovvero dimostriamo che a un certo punto siamo costretti a ottenere la stessa somma. E come facciamo? Beh, considerando una sequenza lunga, 18 termini, e il fatto che abbiamo detto in precedenza che le nostre somme parziali possono essere soltanto dentro quell'insieme, cioè tra quei 18 risultati. E quindi facciamo finta che nei primi 17 passaggi non abbiamo né trovato lo zero, né abbiamo due numeri simili, se no avremmo già finito. Che cosa possiamo dire della 18ª somma parziale? Beh, ci sono due chance. La prima è che ci dà proprio 0, e quindi abbiamo trovato lo 0, e ovviamente la seconda è che se non troviamo 0, avendo già trovato in precedenza tutti gli altri numeri, dobbiamo per forza ritrovare uno dei numeri precedenti, e quindi abbiamo la coppia di valori uguali, e quindi, come mostrato prima, abbiamo comunque trovato la nostra sottosequenza che dà come somma 0. Questo ci dimostra che il numero 18, cioè questa sequenza come lunghezza, può aiutarci a dare la risposta definitiva. Ripercorriamo quindi la dimostrazione per dare la nostra risposta. Sì, esiste un certo bound oltre il quale da lì in avanti tutte le sequenze sono buone. Questo bound che riusciamo a dare è 36, cioè 18 per 2. Perché? Prendiamo una sequenza lunga esattamente 36, mettiamo l'uguale in mezzo separandola in due sequenze da 18, e come abbiamo dimostrato poco fa, in qualsiasi sequenza di 18, usando il metodo che abbiamo spiegato per mettere i più e i meno, riusciamo a identificare una sottosequenza che dà come somma 0. Quindi la identifichiamo a sinistra, la racchiudiamo tra parentesi e moltiplichiamo tutto il resto ottenendo 0, la identifichiamo a destra, anche in questo caso otterremo 0, e quindi avremo 0 uguale a 0. Per cui la risposta è affermativa. La lunghezza di 36 è sufficiente a garantire la possibilità di avere un'uguaglianza corretta. E anche quelle successive, perché è chiaro che se per caso fosse più lunga di 36 non cambia nulla, mettiamo comunque dopo il 18° termine l'uguale, prendiamo a sinistra il nostro 0, a destra prendiamo le prime 18 cifre, troviamo lì lo 0 e poi tutto il resto lo moltiplichiamo. Ma si può fare di meglio? Facciamo un piccolo riepilogo. Abbiamo iniziato con 3 domande. 1. Esiste un numero n tale per cui qualsiasi sequenza di lunghezza n ammette un posizionamento dei simboli e del segno di uguale in modo da ottenere un'uguaglianza valida? Sì, per n uguale a 36 abbiamo visto che va benissimo. 2. Esiste un numero n tale per cui da n in avanti è vera la proprietà suddetta? Sì, abbiamo visto che anche se è più lunga di 36 possiamo fare la stessa cosa. 3. Qual è il minimo valore di n? Questo è un problema. È un problema perché noi abbiamo dato una struttura molto precisa su che tipo di uguaglianza ottenere, cioè 0 uguale a 0, e addirittura su come andare alla ricerca di quello 0. E quindi sarebbe lecito chiedersi: ma il nostro 18 è davvero il valore minimo necessario per avere la garanzia di avere una sottosequenza che dia una somma 0 a livello algebrico? Oppure in realtà si può fare ancora meglio? Abbiamo iniziato a programmare, Riccardo ha iniziato a programmare, non io, è lui quello bravo, e Riccardo ha ottenuto questi valori per una lunghezza di 5, 6, 7, ha trovato queste sequenze che non contengono nessuna sottosequenza che dia somma 0. Se non vi fidate potete provarci almeno con quelle piccole. E vedete questo pattern che sembra uscire? Ha permesso a noi quantomeno di ottenere questa
sequenza di lunghezza 15 che non contiene alcuna sottosequenza che dia una somma uguale a 0. Il problema è che non riusciamo a fare meglio. Non riusciamo a fare meglio vuol dire che non siamo riusciti a costruire un controesempio di lunghezza 16 o 17 e non siamo neanche riusciti a dimostrare che tutte le sequenze di lunghezza 16 o 17 effettivamente hanno una sottosequenza che dia come somma 0. Per cui vi invitiamo o sfidiamo, se volete, vedetela come volete, a dimostrare questa cosa. Se effettivamente quella sequenza è la peggiore in assoluto, almeno nella ricerca di una sottosequenza con somma 0, quindi per seguire il nostro procedimento, oppure se ne esistono anche di lunghezza 16 e 17, in modo da ottenere che 18 era effettivamente la nostra soluzione minima, almeno secondo quel tipo di procedimento. Come al solito, qualche considerazione prima di lasciarvi. Per prima cosa notate come il vincolo che abbiamo messo, quindi lo 0 uguale a 0 con l'uguale in mezzo, sia veramente forte. Pensate a questa sequenza, che potete risolvere tranquillamente con l'uso del diviso, che noi abbiamo totalmente omesso. Oppure quest'altra, in cui potete spostare l'uguale e ottenere un'uguaglianza non del tipo 0 uguale a 0. Quindi può darsi, anzi è molto probabile, che il nostro bound che abbiamo teorizzato sia decisamente superiore a quello che è il bound minimo. Ma la forza del metodo che abbiamo messo è che può essere esteso a qualsiasi base. Ovvero, provate a immaginare di replicare lo stesso gioco, ma in una base diversa, quindi non in base 10. Ad esempio in base 3 o in base 5, quello che preferite. Ma soprattutto provate a pensarlo in binario, quindi avete soltanto degli 0 e degli 1, e fatevi la stessa domanda. È evidente che le sequenze lunghe 2 non vanno bene, perché se avete 0, 1 non potete dire che 0 è uguale a 1, e quindi no. Ma le sequenze lunghe 3 sono tutte buone, vi invitiamo a farlo, potete verificarlo da soli. Tuttavia il nostro metodo funzionerebbe lo stesso, perché con il concetto di somma e differenza voi potrete ottenere soltanto come risultati con le somme parziali 0 o 1, quindi la lunghezza sarebbe 2, e quindi voi garantite che da 4 in poi tutte le sequenze sono buone. Come potete osservare, il fatto di aver messo 4 in poi non è il bound minimo, perché come detto poco fa, il bound minimo è 3. Quindi questo ci invita a pensare che probabilmente anche nel caso in base 10 il nostro bound non sia quello ottimale. Se qualcuno di voi ha qualche idea su come trovare il bound ottimale, su come lavorare ancora meglio, fatecelo sapere nei commenti o scriveteci su Facebook, su Instagram o al nostro indirizzo email matsegnale@gmail.com. Questo tipo di giochi è molto sfidante. Mette a dura prova le capacità delle persone. Alcuni sono più semplici e lineari, anche se complessi da eseguire, come quelli che vi trovate in base 5, linkato in descrizione. Altri, portati avanti dal professor Sergio Casiraghi, vi mettono ancora più a dura prova. Perché? Perché il set di operazioni non è quello classico. Degli esempi? Questi. Provate a risolverli se ci riuscite. Anche per oggi ci manca solo da ricordarvi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di attivare le notifiche, quella bellissima campanellina, attivatela, schiacciate e dite che volete tutte le notifiche, così tanto di video ne facciamo pochi, ma vi arrivano tutte. Anche per oggi ragazzi, però, da Davide e Riccardo è tutto. Ciao!